Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man, uscita numero 115, quindi 15ª uscita delle 20 opzionali previste per l'armatura danneggiata, perché sappiamo che Iron Man terminava alla numero 100, quindi chi poi decideva di continuare con le 20 uscite dell'armatura danneggiata poteva farlo. Io ho deciso di farlo perché mi andava di farlo. Ovviamente ognuno di voi che l'ha pensata diversamente ha avuto sicuramente le sue buone ragioni. Marvel, edizione De Agostini, in scala 1:3, altezza 60 cm. Prima di procedere e farvi vedere l'interno del fascicolo, visto che non tutti l'avete fatta, è sicuramente interessante da leggerne anche i testi, nonché guardare le immagini che sono bellissime. Volevo ringraziare tutti i miei iscritti, tutti coloro i quali mi visualizzano, e ricordare a quelli che si dimenticano, se hanno piacere, di iscriversi al mio canale, appunto di farlo, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Volevo altresì ringraziare, dopo la mia richiesta appunto che era quella di dirvi mi raccomando, quando compare la pubblicità nei video e poi dopo pochi secondi leggete salta annuncio, vi chiedevo di non saltarlo per aiutarmi e lo avete fatto. E io vi ringrazio con tutto il cuore. Grazie ragazzi, so che la pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. Grazie con tutto il mio cuore. Andiamo avanti. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Dopo questo non lo chiamerei neanche montaggio, ma presentazione del fascicolo, del suo contenuto, perché come vi ho detto negli altri video, alla fine, cioè tra 3 uscite, chiedo scusa, non tra 3 uscite, vi dico il perché ho detto tra 3 uscite, perché io qui in casa ho la 115, la 116 e la 117, quindi pensavo già alle ultime 3 uscite. No, alla fine di queste uscite, quindi ancora dopo di questa altre 5, farò un video finale con tutto Iron Man rivestito dei pezzi dell'armatura danneggiata. Ecco qui, chi vorrà potrà dare, come ho detto, non soltanto una guardata alle immagini, ma anche lettura dei testi contenuti all'interno. Vi ringrazio anche tutti perché siamo arrivati, o meglio lo abbiamo anche superato, questo nuovo obiettivo dei 2800 iscritti. Grazie a tutti. E questo è il contenuto che andremo subito a vedere. Sono 2 parti. In questa uscita continuerai a installare i componenti dell'armatura danneggiata della gamba sinistra del nostro modello. Monterai 2 piastre di protezione, quella frontale e quella laterale esterna, quella sopra il ginocchio e quella laterale alla coscia. Quindi questa, eccola qui, e questa. Qui c'è la sostituzione della parte non danneggiata con quella danneggiata. Guardate che spettacolo queste locandine. E questo è un giornalino da 30 centesimi, il numero 100 di luglio del 1977. Iron Man,
il cui vero nome è Anthony Edwards, Tony Stark, è un personaggio dei fumetti creato nel 1963 da Stan Lee e Larry Lieber, per quanto riguarda i testi, ma disegnato da Don Heck e Jack Kirby, poi pubblicato dalla Marvel Comics. Queste le fonti Wikipedia. Qui siamo come in biblioteca, manca la musica di sottofondo. Non per scelta, ma non sono capace di metterla. Però ho anche imparato a conoscere voi che vi siete iscritti e che apprezzate la mia passione che metto nel fare i miei video. Date anche un'occhiata alla playlist. Sto anche costruendo il Mazinga Z, un robot da alto 75 cm con il centro ricerche fotoniche, e quando sarà completato e messo sopra la base, quindi lo stesso centro ricerche fotoniche, arriverà a 90 cm. Sto anche costruendo il Robocop, che sarà alto circa 62 cm, e una volta terminato e messo a fianco dell'armatura di Iron Man, beh, sarà uno spettacolo. Ed ecco qua, questa l'ultima di copertina. Adesso andiamo a vedere i pezzi, dopodiché state ancora con me, perché prima dei saluti farò una rappresentazione di tutti i pezzi danneggiati, quindi le 15 uscite delle 20 previste. Sono 2 pezzi di plastica, nessun problema. Volevo farveli vedere da vicino. Questa è la parte sinistra, vedete, L, come abbiamo anche detto durante la presentazione del fascicolo. Ecco qui. Non sono raschiati, ma sono pitturati con del marrone e dell'argento in contrasto con il color oro sotto. Ecco qua. Bene, andiamo a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita, la 15. Eccoci qua. Beh, io direi che tutto ciò che vedete a terra rappresenta, a terra ovviamente escludendo la parte superiore qui che vedete completa di Iron Man, tutto ciò che vedete appoggiato qui rappresenta le 15 uscite che abbiamo ricevuto dell'armatura danneggiata, e non c'è poco. Sono pezzi che io ritengo siano fatti davvero bene. Guardate, qui abbiamo proprio il pezzo che è scavato. Molto bello. Ecco qui. La parte superiore del torace con le 2 borchie annerite completamente, mentre queste, come potete vedere, sono argentate. Queste sono le 2 parti della coscia, quella interna, in metallo. Questo è quello che abbiamo appena visto nell'uscita numero 115, i 2 coprimuscolo, copertura del polpaccio. Ricordatevi la modifica che vi ho fatto vedere nell'uscita numero 96, andate a vederla perché è importante. Ve la spiegherò successivamente perché
il numero 117 ripropone la copertura del polpaccio, ma la parte destra, questa è la sinistra, e vi spiegherò il perché di quella modifica che ho già spiegato ampiamente, appunto, come vi dicevo, nell'uscita numero 96 che magari vi siete persi. Copertura dell'avambraccio in plastica, le due coperture superiori dello stivale destro e sinistro. Qui abbiamo la parte della calamita, i due coprigomiti, è ovvio che è una spesa in più perché sono 11,99 € per 20 e sono 220 €, però vi dico, per me ne vale la pena perché è bellissima. E poi comunque, anche se come ho detto l'armatura danneggiata terminava alle 100 uscite, io ritengo che sia più completa così, senza contare la bellezza dei fascicoli che sono veramente belli. Guardate come lavora bene l'interruttore. Ho fatto anche la modifica di questo. Andate a vedere tutti i miei video perché, almeno per chi mi vede per la prima volta, io non mi occupo del solo montaggio, ma seguo passo dopo passo ognuno di voi, per quelli che sono meno esperti nel campo del modellismo, e li seguo per assicurare loro un montaggio corretto e possibilmente senza danni. Guardate la mano quanto è bella. Ecco, secondo voi un gadget come questo non vale 11 €? Secondo me, per gli amanti di questa armatura, sicuramente sì. Considerate che abbiamo due mani e un casco, non bisogna pensare che la prima uscita che abbiamo fatto di Iron Man l'abbiamo pagata a €1 perché era un'offerta lancio e quindi non vale più di €1. Altro che, non vi quantifico quanto magari qualcuno sarà disposto a spendere per acquistare tra qualche anno un casco di Iron Man, ma certamente vale più di 11 €. Questo penso che sarete d'accordo tutti. Qui abbiamo la mano sinistra, non si vedrà tanto la luce perché abbiamo troppi LED accesi. Poi cos'è rimasto da dirvi? Nulla. Vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, grazie ancora perché mi avete aiutato guardando le pubblicità senza mandarle avanti ogni volta che compariva il salto annuncio. Io me ne sto accorgendo forse è meglio, e vi ringrazio veramente di tutto l'aiuto che mi state dando, e altresì vi ringrazio perché siete voi la vera linfa del mio canale. Soltanto grazie a voi io sto continuando a crescere e vi ringrazio veramente. Certo, quando qualche volta mi risento e dico ma quante volte ho ripetuto vi ringrazio, potrei usare anche un sinonimo, però mi viene spontaneo dirvi questo, perché è una parola, se detta con il cuore, bellissima per chi la riceve e ancor più per chi la dona, perché si arricchisce già prima, no? Prima di poterla esprimere. Io prima di potervi dire grazie ho potuto assaporare quello che in realtà voi state facendo per me. Quindi ragazzi, ve lo dico di nuovo, vi ringrazio di tutto cuore, ma veramente con tutto il mio cuore. Il canale è vivo solo grazie a voi, altrimenti sarebbe già stato chiuso da me stesso. Un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari, e arrivederci al prossimo filmato. Non mancate perché sarà l'uscita numero 116 e poi
la 117. Ciao ragazzi!